Buongiorno, vorrei delle informazioni su questo verbale che mi è arrivato a casa l'altro ieri. Buongiorno, me lo faccia vedere. Ha un documento con sé? Sì, certo. Guardi, sono veramente basito. Mi hanno multato per sosta vietata, ma in quella strada ci abito da 10 anni. Un attimo che controllo la targa. Mi dà la patente? Ecco qua. È successo in via Garibaldi la settimana scorsa. Vediamo. Sì, il verbale è del 12 ottobre. L'infrazione contestata è sosta in area di carico e scarico. Ma scusi, la segnaletica orizzontale era completamente cancellata. Le strisce gialle per terra non si vedevano proprio. Capisco il suo punto di vista, però dal rapporto dei colleghi la segnaletica verticale risulta perfettamente leggibile. Sì, ma il cartello era anche coperto dai rami di un albero. Mi sembra un'ingiustizia. Vorrei contestare la multa. Ne ha tutto il diritto. Per fare ricorso ha due strade, il prefetto oppure il giudice di pace. Mi spieghi bene la differenza, per favore? È la prima volta che mi capita una cosa del genere. Allora, il ricorso al prefetto va presentato entro 60 giorni dalla notifica ed è gratuito. Quello al giudice di pace entro 30 giorni e lì paga il contributo unificato. E se scrivo al prefetto, intanto i termini di pagamento si bloccano. Sì, l'obbligo di pagamento resta sospeso in attesa della decisione. Però la avverto, se il prefetto respinge il ricorso, la cifra quasi raddoppia. Come raddoppia? Cioè, se provo a difendermi e mi danno torto, ci rimetto pure dei soldi? Purtroppo sì. L'ordinanza prevede la sanzione in misura piena, più le spese di procedimento. Ah, fantastico! Quindi o pago subito ammettendo un torto che non ho, o rischio il doppio. Bella fregatura. Se invece salda entro 5 giorni dalla notifica, ha diritto a una riduzione del 30% sull'importo. Ma ci sono anche 15 euro di spese di notifica. Quelle non si riducono? No, le spese di accertamento e notifica sono fisse. Si pagano per intero in ogni caso. Va bene, lasciamo perdere quelle. Senta, io quel giorno ho fatto delle foto col cellulare. Si vede benissimo che i rami coprivano il divieto. Le fotografie le può allegare alla contestazione. Sarà poi l'organo competente a valutarle. Scusi però, voi qui in ufficio non potete annullarlo direttamente? L'annullamento in autotutela esiste o me lo sono sognato? Esiste, ma io sono tenuta a rispettare la procedura. L'autotutela scatta solo in alcuni casi, tipo un errore sulla targa. E un cartello invisibile non è un errore di chi gestisce la strada? Fa fede il verbale dell'agente. Noi allo sportello non possiamo contestare quello che i colleghi hanno constatato sul posto. Quindi, in parole povere, la loro parola vale come oro colato e la mia niente. La legge dà sempre ragione a questo documento. Se pensa che ci sia un'irregolarità, spetta a lei dimostrarlo portando delle prove certe. Ma le ho appena detto che ho le prove fotografiche. E c'è di più. Quel giorno la via era chiusa a metà per dei lavori. Questo è un dettaglio importante. C'era un cantiere con segnaletica gialla provvisoria? Sì, c'erano gli scavi per la fibra e i mezzi della ditta ostruivano tutto. Sono quasi certo che l'ordinanza del comune prevedesse una deroga per i residenti. Sulle deroghe non mi sbilancio. Però se c'era un cantiere non segnalato a norma, i presupposti del ricorso diventano più solidi. Appunto, mi faccia la cortesia. Può controllare a sistema se c'era un'ordinanza di modifica della viabilità per via Garibaldi quel giorno? Per farlo devo interrogare l'archivio dell'ufficio tecnico. È una ricerca incrociata, mi ci vuole un po' di tempo. La prego, ho preso mezza giornata di permesso apposta per venire qui. Aspetto, non si preoccupi. Va bene.
Mi dia qualche minuto. Provo ad accedere al portale dei lavori pubblici. Allora, guardando sul portale, sì, effettivamente risulta un'ordinanza per lavori di scavo in via Garibaldi, proprio per quella settimana. Vede? Non me lo stavo inventando. I lavori occupavano tutta la carreggiata. Questo gioca a suo favore. L'ordinanza prevede una deroga temporanea per i residenti del tratto interessato dal cantiere. Bene, allora, visto che voi allo sportello non potete annullarla, procedo col ricorso al prefetto. Cosa devo allegare di preciso? Le preparo subito il modulo standard. Dovrà compilarlo con i suoi dati, gli estremi del verbale e la motivazione. Le conviene citare il numero dell'ordinanza. Glielo sto stampando. Perfetto. E le foto del cartello coperto le stampo e le allego anche quelle, giusto? Certamente. Aggiunga tutto quello che ritiene utile. Poi può consegnare il plico qui al nostro ufficio oppure mandarlo per raccomandata con ricevuta di ritorno. Mi sa che porto tutto a mano. Faccio prima. Tanto ho 60 giorni dalla notifica, come diceva lei. Esatto. Ecco a lei la copia dell'ordinanza e il modulo in bianco. Le consiglio comunque di non ridursi all'ultimo giorno utile. Non si preoccupi. Preparo tutto entro questo fine settimana. La ringrazio. Arrivederci. A lei, buona giornata.